amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio, dove troveremo la luna nuova in Cancro. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire andando ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico e generico che cosa aspettarci. A favore è un periodo di emotività molto intensa, forte sensibilità e intuizione che in realtà ci possono aiutare a percepire meglio le cose sia intorno a noi che dentro con una maggior chiarezza. Anche un momento adatto per rinnovamento interiore, per opportunità di riflessione e crescita, anche di rafforzamento dei rapporti più importanti, più stretti, anche quelli familiari. Creatività, sogni, immaginazione ci possono aiutare a progettare il futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione agli sbalzi di umore, a tutte quelle emozioni, quei sentimenti anche di vulnerabilità, di suscettibilità, di dubbi, di dipendenza emotiva, bisogno di sicurezza, malinconia, nostalgia, insomma, ci possono destabilizzare e rischio di sbilanciare dei rapporti, ma non solo, anche di andare ad amplificare dei problemi e delle difficoltà. Quindi in qualche modo dobbiamo cercare di gestire meglio le nostre emozioni, quelle più complesse e anche quelle negative. Il primo oracolo, quindi proprio all'inizio del nostro percorso, intorno al 1 luglio, la luna nera ha un messaggio di opportunità, per certi aspetti anche di miglioramento e di progresso, e quindi di cogliere al volo dei nuovi inizi, anche delle seconde occasioni da dare o anche da cogliere proprio per noi stessi. Può ritornare un qualcosa che forse si riteneva perso, di lanciarsi con coraggio nelle varie situazioni. Ovviamente sono favoriti i nuovi inizi, ma anche dare nuovo slancio, nuova energia a vecchie situazioni. Quindi in realtà ci porta delle situazioni positive e degli eventi anche che possono essere gioiosi, però in qualche modo sappiamo che dobbiamo affrontare alcune cose con coraggio e con intraprendenza. Magari visto che salta fuori subito, ci pone subito all'attenzione queste cose, e allora forse dobbiamo essere pronti ad accoglierle. La stella della fortuna, oltre a sottolineare il fatto che ci sono degli eventi da cogliere, ci parla anche di desiderio da esprimere, i colpi di fortuna o svolte positive negli eventi, e quindi anche qui possiamo accoglierli, e anche di seguire la luce del cuore, di seguire quello che desideriamo, e tutto ciò ci farà da guida, proprio perché è la consapevolezza di attirare anche fortuna e opportunità che aiuterà appunto proprio a realizzare questi desideri. Però questo vuol dire che se noi non crediamo abbastanza in qualcosa, anche quando si fa un rituale, quando abbiamo un amuleto, quando utilizziamo la legge di attrazione, se non lo facciamo correttamente, oppure se non ci crediamo, diciamo, veramente in qualcosa, è difficile che possa realizzarsi, soprattutto quando continuiamo a dirci non ci riesco, non ce la faccio, questa cosa non si realizzerà mai, eccetera eccetera. Invece noi dobbiamo entrare in una dinamica molto più positiva, costruttiva, e crederci veramente. E Figlio delle Stelle parla anche, secondo me, di un indizio che può essere molto utile, soprattutto sapere di essere protetti, di essere difesi, assistiti da un potere superiore, cioè sapere che un angelo, un defunto, uno spirito guida è con noi,
che ci protegge, ci sostiene sia nei momenti difficili, ma soprattutto di infondere fiducia nei cambiamenti e nei nuovi inizi. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po', il primo messaggio arriva dalla carta della croce andina. Questa carta ci parla di consapevolezza, ma soprattutto in che senso? Di aspettare un momento favorevole. Quindi dobbiamo essere pronti ad agire o dire, insomma, fare qualcosa, però di sfruttare la nostra saggezza, e cioè di capire e intercettare intorno a noi quando è il momento adatto di muoversi o stare fermi. Quindi magari osservare le cose con occhio diverso, in prospettive diverse, darsi l'opportunità di non aver fretta, allora quello ci permetterà di comprendere meglio, per cogliere opportunità così al volo che possono arrivare e per non correre il rischio di perderle. E poi troviamo l'altro messaggio che arriva dalla carta il colibrì. A parte che essere bellissimo come animaletto, il suo significato è quello di cogliere i dettagli, di gioia nelle piccole cose, di custodire e proteggere i propri confini, di scegliere con chi condividere la propria energia, di ascoltare l'intuito e ovviamente, essendo un animaletto molto leggero e piccolissimo ovviamente, è proprio il suo significato di leggerezza che può aiutare a capire che dobbiamo lasciare andare il peso superfluo, forse con umorismo, con semplicità, con silenzio, con distanza, e quindi anche di permetterci, grazie a questo, di riflettere sul percorso passato, su tutto quello che è accaduto e dove si vuole andare. Quindi permetterci di esplorare con occhi più chiari, diciamo più leggeri e non appesantiti da alcune circostanze o da alcune dinamiche. Il custode della terra fa riferimento proprio al prendersi cura di noi stessi, non solo della terra, effettivamente di noi stessi e degli esseri intorno a noi. Quindi può essere una persona cara, può essere un progetto, può essere insomma qualsiasi cosa, ma dobbiamo farlo co-creando, cioè essere attivi, partecipare alla costruzione di un qualcosa e soprattutto sapere che le nostre azioni lasciano tracce, lasciano un impatto molto forte, e che quindi quello che facciamo adesso o in genere quello che facciamo ha comunque delle conseguenze nel bene o nel male. E quindi perché non costruire, non fare qualcosa di positivo, di costruttivo, di bello e soprattutto agire per poter poi accogliere e realizzare i nostri sogni, i nostri desideri? Meglio riflettere su questa cosa e appunto capire che questo potrebbe essere il momento giusto di pianificare e incominciare a muoversi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!